Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro canale. Anche oggi siamo alle prese con FreeCAD e con il nostro insieme. Nel nostro insieme oggi andremo a costruire e realizzare il particolare che vedete sulla destra, ossia il particolare numero 9. Niente di complicato, andiamo ad affrontarlo. Creiamo un nuovo file, lo salviamo e lo chiamiamo particolare numero 9. Eccolo qua. Io lo sovrascrivo perché avevo già fatto una piccola prova e vado come sempre a visualizzare l'origine degli assi. Il primo elemento che vediamo è una base, un parallelepipedo 10x10 altezza 2. Quindi entriamo nell'ambiente part, creiamo un cubo, andiamo a modificarne subito la sua altezza. L'altezza del cubo rispetto a z, eccola qua, è 2 mm e abbiamo fatto il primo elemento. Attenzione però che il cubo, che adesso è un parallelepipedo, è stato formato con il punto di 0 dell'origine degli assi su uno dei suoi vertici. Ora noi andremo a creare un cilindro alto 13,43. Eccolo qua, che però verrà generato con l'origine degli assi a cavallo del suo centro di rotazione. Quindi cominciamo come prima cosa a prendere il cubo e a spostarlo. Possiamo spostare o l'uno o l'altro. Io per comodità preferisco lavorare sempre creando il mio pezzo sull'origine di uno dei tre assi. Quindi andrò a prendere il mio cubo e andrò a spostare in X, in Y e in X il cubo della metà dei suoi lati, parlando della base quadrata, in modo tale che andrà a corrispondere al nostro asse 0. Ora mi dedico al cilindro, quindi lo evidenzio, porto il suo raggio a 4 mm, essendo un diametro 8, la sua altezza a 13,43 e la sua posizione sopraelevata dei 2 mm della base. Eccola qua. Ora devo creare un altro cilindro ma con l'esterno filettato. Posso operare in più modi per farlo, il più comodo è utilizzare l'ambiente fasteners e andare a creare una barra filettata, ok, eccola qua, barra filettata che mi ha creato a cavallo del nostro, con la base, diciamo, corrispondente all'incrocio della x e della y ad altezza z0, quindi dovrò poi portare nel punto che a me interessa, ma prima di tutto portiamolo a m8, cioè la sua altezza, portiamo il thread, ossia la visibilità della filettatura, a true, in modo tale che ne vediamo la filettatura. Diamogli un secondo, eccolo qua. Ed ora pensiamo alla posizione. La sua posizione dovrà essere sopraelevata di 15,43 mm. Per non dovermi fare calcoli, vado in placement, schiaccio su questi tre puntini e gli dico applica le modifiche incrementali. Perfetto. Spostati di 15 più altri 10, 25 più 43, quindi virgola 43. E gli vado a dire applica. Perfetto. Come vedete io qua comincio a vedere il filetto. Ora, se proprio non mi piace, posso andare a tagliare la mia forma. Quindi, ok, per tagliare la mia forma posso prendere il cilindro sottostante, copiarlo, incollarlo, aumentargli considerevolmente il diametro, andare a evidenziare la mia barra filettata, premere il tasto CTRL della mia tastiera, evidenziare il cilindro, andare in ambiente part,
ed eseguire una sottrazione di forme. Vedete che non ho più quella spiacevole effetto filettatura, ma probabilmente, questo non lo so, ma ve lo potrei verificare dopo, sarebbe scomparso quando saremo andati poi a saldare insieme tutti gli elementi. Ora, qua abbiamo un cubo, vediamo, 5, no, non un cubo perché ha i lati da 5, ok, come vedete, e l'altezza da 4. Quindi andiamo a creare un nuovo cubo, eccolo qua, andiamo a impostare l'altezza a 4, eccoli, e i lati a 5. Dopodiché andiamo in posizione, lo dobbiamo sollevare in Z di 25,43, 25,43. Dobbiamo centrarlo, quindi andiamo in meno 2,5 in Y e meno 2,5 in Z. Perfetto. Perfetto, ma non ci piace. Come mai non ci piace? C'è qualcosa che a me sinceramente non torna. Eppure abbiamo fatto tutto correttamente, perché questo è raggio 4. Ah, ecco cosa non mi torna. Non mi torna il fatto che, come vedete, per permettere alla filettatura di lavorare, hanno fatto uno smusso di 0,5 sugli angoli, vedete? Quindi noi ora andiamo a evidenziare 1, 2, tenendo il tasto premuto, il tasto CTRL premuto, 3, 4. Andiamo a utilizzare l'utility raccorda gli spigoli selezionati in una forma e andiamo a raccordarla a 0,5 mm. Vediamo se poi ci torna. Ok, non è come l'avrei disegnato io, ve lo dico, forse perché il nostro FreeCAD è un po' generoso nello smussare gli angoli, però diciamo che comincia a darmi la forma che voglio io. Io a questo punto, per rendere, diciamo, più piacevole quello che sarà la saldatura futura, tornerei indietro di un passo, annulla. Andrei sul cubo, gli alzerei l'altezza di 2 mm e gli abbasserei la posizione di altrettanti, in modo tale che quando andremo a fare la saldatura verrà più armoniosa. Vado nuovamente a selezionare col tasto CTRL premuto i 4 spigoli e vado a raccordarli a 0,5. Allora, è un raggio, ecco anche qua, ok, il raggio, sì, è raggio 0,5, io gli raccordo a 1 perché mi piace di più. Perfetto, io ho guardato bene tutte le misure, noi stiamo seguendo effettivamente tutte le indicazioni del disegno, tranne quella del raggio. Vado a crearmi ora la parte finale del mio, del mio filetto, che è un filetto M5 che spunta fuori dal pezzo, per cui sempre ambiente fasteners, sempre utility barra filettata, andiamo a creare un M5, ecco
eccolo qua, andiamo a mettere il thread a true e qua cosa facciamo? Allora la nostra barra è alta 20 mm, eccola qua l'altezza. Allora spostiamola in Z di 20 mm e cambiamo la sua altezza in 36,43. 36,43. Ah, me l'ha allungata dalla parte sbagliata. No problem. Vado ad alzarmi di 36. Ecco qua. Come vedete, adesso abbiamo la nostra barra filettata. Vedete che anche qua abbiamo il segno del filetto. Stavolta saldiamo tutto insieme e vediamo cosa salta fuori. Quindi premiamo il tasto CTRL, andiamo a selezionare tutti gli elementi del disegno, torniamo in Part e eseguiamo un'unione di forme. Diamogli il tempo. Ecco, vedete che si vede appena appena la spunta del filetto. Allora noi cosa facciamo? Modifica, annulla e abbiamo di nuovo le nostre forme fatte e finite. Prendiamo questo cubo, ma non va bene perché l'ho già spigolato, quindi creiamo un altro cubo. Eccolo qua, lo portiamo in centro, quindi meno 5 e meno 5 perché di default è 5 il cubo, e lo dobbiamo alzare di z, taccate, andiamo qua. Vedete, non c'è bisogno di fare tanti calcoli, si arriva a occhio dove dobbiamo arrivare e gli si scrive virgola 4. Non guardiamo il decimino che non ci interessa, anzi meglio se ne rimane un pochino. Ora prendiamo il nostro M5, col tasto CTRL il nostro cubo, facciamo una sottrazione di forme, perfetto, vedete che non abbiamo più il filettino, e andiamo a evidenziare col tasto CTRL tutti gli elementi addizionandoli insieme. Fusion, mettiamo Refine a True e abbiamo terminato. Vedete che avendolo allungato qua non ho degli spigoli, ma il pezzo si è fuso bene con il filetto sottostante. Perfetto. Ora, se siete dei perfezionisti, potete andare a prendere i vari spigoli, per esempio, col tasto CTRL premuto, e uno per uno andare a creare un piccolo arrotondamento di un paio di decimi, stando attenti che succede a volte che FreeCAD mal digerisce gli spigoli fatti uno dietro l'altro e non vedrete più la forma, ok? Ecco, questo è il nostro particolare numero 9. Lo salviamo e direi che per oggi ci fermiamo qua. Questa sarà la tavola che faremo invece nel prossimo tutorial. Io spero di aver portato delle notizie interessanti alla vostra attenzione. Se il video vi è piaciuto, come sempre mettetemi un like, altrimenti fate finta di niente. Grazie mille e buona giornata a tutti.